Bentrovate e bentrovati da Ivan Fiorillo. Avviamo un breve corso di presentazione dell'istruzione parentale per la Federazione Educazione Istruzione Parentale, la FEIP. L'iniziativa che stiamo inaugurando adesso presenterà dei video in cui si parlerà dell'istruzione parentale fondandosi sulla letteratura scientifica. Con un volo d'aquila sorvoleremo tale pratica e capiremo insieme che cosa effettivamente è stato dimostrato nel corso dei decenni relativamente al trend educativo di oggi e quindi scrosteremo anche il tema da tutte quelle credenze, da quelle considerazioni errate, del tutto o in parte, che sono frutto di una ignoranza della ricerca scientifica in merito a tale argomento. Dopodiché chi lo vorrà potrà anche accedere a un vero e proprio corso dove insieme analizzeremo gli studi scientifici di più alta qualità a livello internazionale, occidentale e orientale che sono stati pubblicati negli ultimi anni, quindi la letteratura maggiormente recente. Li passeremo tutti in rassegna uno alla volta e capiremo quindi in effetti quali sono le evidenze scientifiche su questo argomento e soprattutto quali possono essere le indicazioni utili ai fini della pratica, pragmaticamente come attuare tutto ciò che sappiamo sul fenomeno del cosiddetto homeschooling, l'istruzione parentale in italiano. Stiamo parlando del trend educativo del decennio. L'istruzione parentale c'è da molto tempo, potremmo dire quasi da millenni, se lo consideriamo sotto l'aspetto dell'istruire i discenti in casa, tra le mura domestiche, sotto forma anche di istruzione fornita da un precettore e via dicendo. Ma mai prima d'ora, da quando è stata istituita l'istituzione scolastica pubblica, l'homeschooling si era così tanto imposto anche solo nell'immaginario comune. A differenza degli altri metodi, delle altre pratiche educative che abbiamo esperito negli ultimi decenni fino al 2020, nessuna di queste si è imposta così tanto dal 20 in poi, addirittura scardinando equilibri che si erano andati a creare nella Repubblica Italiana. Dobbiamo dire a livello mondiale, soprattutto per il carattere di novità che ha portato l'istruzione parentale. È stata anche fonte di esperienze pregresse, precedenti, che si sono avute anche in settori magari totalmente lontani da quello dell'istruzione parentale. Infatti i vari vantaggi di altre pratiche educative sono stati fatti propri da alcuni esponenti di questo fenomeno. E parliamo innanzitutto dei genitori di questi eroi. Che cosa è accaduto però proprio nel 2020? Facciamo un attimo di recap e mettiamo ordine nella nostra mente. Nelle statistiche mondiali l'istruzione parentale ha avuto un'impennata dal momento successivo alla sindemia da Covid-19. Con sindemia intendiamo proprio una epidemia che ha avuto effetti anche in altri settori della società, non esclusivamente e neanche principalmente quello sanitario. Abbiamo vissuto le misure di contenimento successivamente, guarda caso, dopo e non durante l'istruzione parentale. Proprio in quel momento ecco che arriva quasi alle stelle se consideriamo il punto di partenza. E come mai è accaduto tutto questo? Durante gli anni del cosiddetto Covid, i genitori e gli studenti sono stati costretti a vivere fra le mura della propria abitazione. Fino a qualche mese prima, fino agli inizi del 2020, quasi tutti gli studenti italiani, quasi tutti gli scolari, erano incardinati in maniera regolare nei sistemi formativi pubblici o privati, quelli ufficiali, l'istruzione fornita dalla scuola con le indicazioni ministeriali, i docenti di ruolo, i docenti che hanno avuto accesso alla cattedra tramite concorso, eccetera. Oppure quelli privati,
quindi istituti gestiti in maniera privata, ma comunque, riconosciuti ufficialmente dallo Stato, parificati e paritari. Di conseguenza anche questi istituti presentano un'offerta formativa del tutto paragonabile, anche se non totalmente sovrascrivibile, all'offerta della scuola pubblica italiana. E parliamo dell'Italia in maniera più precisa, però questo discorso lo possiamo estendere anche a qualche altro paese del mondo, non a tutti, come vedremo più avanti, ma a una buona parte sì. Ecco, non è affatto tutto il mondo che all'inizio del 2020 ha potuto offrire a chi lo voleva un'offerta del genere, una pratica del genere, anzi. E questa situazione, viene sconvolta all'improvviso per la prima volta in quel momento. È in quel momento infatti che i genitori comprendono di avere un ruolo decisivo nella formazione dei propri figli anche a livello di istruzione. Infatti fino agli inizi, fino a prima dell'iscrizione a scuola, i genitori pensavano che magari fosse soltanto una questione di educazione dei propri figli, invece poi della cultura della matematica, della geografia, dell'italiano, si sarebbero occupati gli insegnanti, i maestri, i professori, però con il Covid questo è cambiato per forza. Cioè i genitori sono stati obbligati a gestire pure loro, insieme con gli insegnanti, la formazione dei propri figli, diventati di conseguenza degli alunni e non potevano scegliere altrimenti. Essendo a distanza, gli insegnanti non potevano avere una visione d'insieme della propria classe, non potevano controllare in maniera effettiva il prosieguo degli studi da parte dei propri discenti, non potevano avere in mano dunque la situazione, il polso della circostanza. E a fare tutto questo erano per forza, obtorto collo, i genitori. Con il termine, e qua è avvenuto il cambiamento, della maggior parte delle restrizioni, finalmente si è ritornati ad un contesto quasi di normalità, una normalità precedente al Covid. Però lì ecco che è cambiato qualcosa. È esattamente lì che c'è stata la novità assoluta, perché contrariamente a molte aspettative, una parte significativa dei genitori che finalmente potevano riportare i figli a scuola e liberarsi di questo fardello così gravoso, proprio loro hanno deciso di fare marcia indietro. No, i miei figli non torneranno in quelle aule per diverse motivazioni, non ci torneranno perché non credo più in quell'istituzione, perché l'ambiente che ora si è andato a creare in quei luoghi non è un ambiente sano e di sicuro non è più sano rispetto a quello che abbiamo in famiglia. Insomma, un gran numero di questi genitori aveva compreso di poter prendere in mano e di essere capace di prendere in mano la gestione dell'istruzione dei propri figli. Non era poi così tanto difficile, anzi, si erano magari anche esperiti numerosi vantaggi in famiglia, vantaggi per il figlio, per la mamma, per il papà, per l'intera famiglia anche allargata, vantaggi a livello psicologico, a livello cognitivo, di preparazione, a livello anche culturale e forse prima non studiavano così tanto bene questi bambini, questi ragazzi. Addirittura qualcuno si sarà reso conto di essere maggiormente portato all'istruzione a confronto con gli insegnanti del figlio. Insomma, lì ecco che possiamo porre una cesura rispetto al passato, non l'inizio del Covid, bensì la fine, perché lì volontariamente un consistente numero di genitori ha deciso di diventare homeschooler. È lì che si è diventati homeschooler, è là che si è portata avanti un'idea magari non inizialmente consapevole di istruzione parentale, perché prima era obbligatorio, prima era di fatto la scuola che si faceva negli edifici scolastici a casa, ma sempre con l'insegnante tutore, quindi sempre con l'insegnante
collegato con il discente. Invece stavolta le cose cambiavano. Stavolta sì che possiamo, parlare di istruzione parentale, ehm, discostandoci un po' da quell'esperienza della cosiddetta, didattica a distanza. In realtà è una contraddizione in termini, a livello scientifico non possiamo utilizzare un'espressione del genere, però proprio quella pratica aveva fatto capire che non andava più bene come stavano andando le cose, aveva fatto capire che si poteva insegnare a casa. A casa? Ecco, non è, neanche corretto affermare ciò. Non portare i figli a scuola quotidianamente per l'istruzione impartita dallo Stato non equivale a presentare un'istruzione totalmente domestica, perché l'istruzione gestita dai genitori può avvenire in qualsiasi ambito della vita, anzi, paradossalmente può avvenire in molti più ambiti rispetto a quelli offerti dalla scuola, in tutti i contesti, con diverse persone. Insomma, si può crescere davvero se si guida in maniera cosciente una tale pratica con le indicazioni che vedremo nel corso di questi brevi video e delle lezioni successive. A seguito del Covid, la forza che avevano dovuto mostrare e dimostrare i genitori, ecco che hanno dovuto a maggior ragione metterla in campo nei mesi, negli anni successivi. E proprio nel momento in cui l'homeschooling è diventato una scelta consapevole, è diventato anche una scelta controcorrente, se pensiamo a ciò che si viveva quotidianamente prima del Covid. Un trend educativo di così tanta imponenza, così tanto dirompente per la nostra società, ecco, non può essere, ignorato, obnubilato, facendo finta che non esista. Invece esiste e come. Anche se da quei momenti iniziali fino a oggi magari qualcuno ha abbandonato questa pratica, c'è stato certamente un decremento delle famiglie che optano per una scelta di tale tipo. Questo avviene perché è una scelta abbastanza impegnativa e magari non tutti quelli che avevano coraggiosamente vestito gli abiti da homeschooler dopo l'esperienza del Covid hanno poi proseguito fino a oggi con un'esperienza del genere. Tuttavia, in ogni caso, questo è servito per farci capire che di tanto in tanto nella storia l'istruzione parentale torna ad essere protagonista, perché in effetti è stata protagonista da sempre, per millenni, fino all'istituzione ufficiale della scuola nel 1800, l'istruzione parentale, come la chiamiamo oggi, ha imperato e allora conoscerla è fondamentale, è il fondamento di tutte le considerazioni che possiamo fare a riguardo del mondo dell'educazione e del mondo dell'istruzione. Non si può non conoscere l'istruzione parentale per come viene studiata in maniera scientifica proprio in letteratura e notiamo infatti la presenza di veramente migliaia di testi scientifici, di pubblicazioni di qualsiasi tipo e di qualsiasi genere, che però sino a oggi non sono state in grado di indagare ogni singolo aspetto, peculiarità di un fenomeno così tanto complesso. Conoscere più a fondo questi aspetti comunque è necessario. È necessario perché si è avuto un disequilibrio, quando l'istruzione parentale è rinata in Italia. Un disequilibrio potremmo dire sociale fra alcune forze. Da un lato il governo, quindi il settore pubblico, coloro che gestiscono la cosa pubblica, e dall'altro lato le comunità, il popolo, la gente comune. In questa, resurrezione dell'istruzione parentale è nata, a ben vedere proprio un riscatto della gente comune. Questa risurrezione è nata dal basso, però non in maniera spontanea. Se ci pensiamo infatti è nata a seguito di indicazioni, di comportamenti, di misure che sono stati promossi dall'alto,
proprio dai governi. E forse in parte questo disequilibrio si sta ristabilendo, si sta riassestando, però c'è stato, ci potrebbe riessere, potrebbe ripresentarsi anche in futuro, così come è stato in passato. E allora, siccome la nostra vita pubblica vive anche talvolta di disequilibri che possono diventare pericolosi, fra i governi, fra i gestori della cosa pubblica e dall'altro lato le comunità, i gruppi di persone, la gente comune, allora sociologicamente dobbiamo indagare meglio quei fenomeni che stanno alla base di tali disequilibri e azioni perpetrate dai governi e reazioni messe in campo dalle comunità per rispondere e per risolvere questioni che altrimenti sarebbero irrisolvibili, altrimenti gestite come vorrebbero i governanti potrebbero andare a nocumento della stessa popolazione. Ecco che la risposta delle persone, dei singoli individui è vitale, salvifica per la sopravvivenza stessa della società che è data sia dagli uni che dagli altri. Quindi l'homeschooling deve essere conosciuto da noi in base a ciò che è stato studiato sinora in letteratura scientifica, ciò che costituisce evidenza e ciò che ancora non costituisce evidenza e che è passibile di cambiamenti per i metodi di ricerca che sono stati attuati sino a questo momento. E allora bisogna rimanere costantemente aggiornati in un campo come quello che stiamo indagando, perché siamo nel settore delle scienze della vita che per necessità sono in divenire, non sono mai definitive al 100%, però questo campo deve essere indagato anche e soprattutto da un punto di vista scientifico serio e affidabile. Allora che cosa faremo? Da un lato capiremo meglio che cos'è l'istruzione parentale, su che cosa si fonda, quali sono i principi fondamentali che ne costituiscono l'idea più prettamente pedagogica, educativa. Dall'altro lato però capiremo anche quali sono i vulnera attuali nella letteratura, quindi capiremo là dove possiamo operare in una maniera più personalizzata, più singolare, mettendo in campo a frutto tutte quelle che sono le nostre conoscenze, competenze ed esperienze personali, in riferimento soprattutto a chi abbiamo di fronte. Quindi sia le evidenze, sia le non evidenze devono essere a un certo punto tradotte in azioni da mettere in campo a favore di chi abbiamo di fronte, a beneficio dei nostri figli oppure dei ragazzi, se siamo dei tutori di realtà parentali, se siamo educatori, di tutti coloro insomma che sono sottoposti alla nostra cura. Evidenza vuol dire media, vuol dire statistica. Statisticamente funziona questa cosa, però poi quell'evidenza la devo realizzare nella vita vera, concreta, adattare alle singole esigenze. E allora adesso vi lascio al nostro prossimo appuntamento, sempre qua sul canale YouTube della FEI, il FEIP, il prossimo breve video per questo corso che abbiamo appena inaugurato a beneficio della vostra famiglia, della vostra realtà parentale. A presto da Ivan Fiorillo.